Benvenuti in questo secondo video del nostro road trip in camper in Nuova Zelanda. Dopo aver esplorato le meraviglie dell'isola del nord, ora tocca la parte meridionale del paese e lo faremo sempre a modo nostro. Tenetevi quindi forte perché non so se siete pronti a vedere certi panorami. Bene, ma ripartiamo da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa. Buongiorno dal Vanessa Van. Oggi siamo pronti qua al molo alle 5:30, direzione sud. Prendiamo un bel barco che ci porterà all'isola di sud, a Picton. Vamos! Arrivati, rimaniamo già affascinati dal verde che circonda questa zona. Ci dirigiamo verso la contea di Motueka, dove passeremo la notte. Oggi ci trattiamo un po' bene, infatti dobbiamo anche un po' lavarci e caricare le cose, infatti siamo andati in un campeggio attrezzato e sono veramente bellissimi, sono strapuliti, stragrandi, ci sono tutti i servizi del mondo. Insomma, anche per chi non campeggia, venirci qua in macchina e dormire magari in queste specie di bungalow, fuori nelle casette, secondo me è molto conveniente. E noi paghiamo ad esempio per questa piazzola 16 euro a testa a notte con acqua corrente. Niente, abbiamo tirato sull'aperitivo, ci godiamo questa prima sera nel sud della Nuova Zelanda. Non potrà finire la giornata con una bella grigliata. E quasi il tramonto, quasi. E dove andiamo oggi? Andiamo a fare una bella escursione in barca e ci porta il Pilotas. Non ho molto studiato ragazzi. Comunque siamo al Tasman National Park, la parte nord-ovest dell'isola del sud. Prendiamo una barca che ci porta alla spiaggia, poi c'è un mini trekking e poi una barca che ci riporterà indietro. Siamo sbarcati in questa spiaggetta molto affollata. Oh, che spettacolo, questa è veramente natura, lo status quo, sente solo il rumore del mare, qualche uccellino ogni tanto, bellissimo. La Belle Tasman National Park è un luogo dove il verde della foresta incontra il blu intenso dell'oceano. Qui puoi scegliere tra decine di trekking costieri, passando da una baia all'altra, tra spiagge dorate e scogliere di granito. Ma è anche un santuario naturale, ricchissimo di biodiversità, dove tra mare e terra vivono foche, uccelli endemici e una natura ancora totalmente incontaminata. Non a caso questo parco è stato usato come set naturale per film e documentari internazionali, spesso spacciato per paradisi tropicali lontani migliaia di chilometri. Nel tardo pomeriggio finisce il nostro breve ma intenso tour del parco. La mattina ci svegliamo con un bel sole. Lungo la strada ci concediamo una camminata tra prati infiniti e pecore al pascolo. Qua in Nuova Zelanda molti sentieri passano direttamente attraverso i pascoli. Che salto! Capitare in un luogo così incontaminato e vuoto ci sembra quasi impossibile e in quel silenzio, infranto solo dalle onde dell'oceano, la libertà diventa assoluta. Oh, bello questo posto, completamente a caso, un po' segreto. Ci aspettano 8 ore di guida fino a sud. Giornata impegnativa, ma si farà. Per far passare più velocemente il tempo lungo questo viaggio ci intratteniamo così. Bubo! Schiattore! Non perdere un attimo più su di noi.
ancora una volta dai su. Finito il momento musicale, arriviamo finalmente alla nostra destinazione. Siamo qua nella zona dei ghiacciai della Nuova Zelanda, quindi sulla costa ovest. Domattina invece faremo una cosa molto interessante che però non vi spoilo, quindi ci vediamo domani mattina. Ecco, ora dovevano esserci riprese epiche in elicottero sopra il ghiacciaio. Spoiler, il meteo ha detto di no. Così ci siamo goduti comunque dal basso i ghiacciai. Esplorato un po' le zone limitrofe che comunque meritano, tra cascate alte più di 100 metri e foreste tropicali ricche di vegetazione. Infine ci siamo concessi una pausa relax su questo prato con una vista incredibile. Non vi preoccupate che ovunque andiate in Nuova Zelanda troverete sempre qualcosa da fare. La mattina ripartiamo, ma ahimè la sfortuna continua a seguirci. L'unica strada verso sud è bloccata da una frana, così siamo costretti a stravolgere l'itinerario, tornare indietro per un bel pezzo e puntare verso la costa orientale. D'altronde il viaggio è fatto di imprevisti ed è proprio grazie a questi che spesso si scoprono posti incredibili, come in questo caso, attraversando il meraviglioso Arthur Pass. La strada è semplicemente spettacolare, incastonata tra le montagne, con la cascata Devil Punch Bowl che domina dall'alto. Si può raggiungere con un breve trekking di 30 minuti partendo dal Visitor Center. Riprendendo la discesa dal passo si arriva in fondo, dove si apre una vallata enorme, davvero epica. Se non fosse stato per quella deviazione non saremmo mai passati da qua. Sapete cosa mi ricorda tanto questo posto? Beh, una location del Signore degli Anelli. Strano, né? Ma che io sappia qua non ci hanno girato niente. Ma nella location alla quale stiamo andando adesso, beh, lì sì che è veramente importante. E anche oggi questo detour ci ha portato a vedere un posto abbastanza ancora, secondo me, poco conosciuto perché è un pochino isolato. Ebbene, siamo arrivati a Idolas, la valle di Idolas. Valle famoso ovviamente per il Signore degli Anelli, ed è un posto che secondo me vale la pena di vedere perché è veramente unico, poi la valle di per sé è fantastica. Che bello essere qua. Il Mount Sunday infatti è proprio dove sorge la città e il palazzo reale, e sì, tutto il set era vero. Finite le riprese hanno smontato tutto per riportare il luogo allo stato originale. Per raggiungerlo bisogna fare una breve camminata in mezzo ai prati e attraversare qualche fiume. Una volta in cima la vista a 360 gradi su tutte le montagne è mozzafiato. E anche Edoras conquistata. Questi paesaggi sono stati un sogno per una vita e ora sono qua. Wow, bellissimo. Oh, non si poteva che finire con un tonno e pan grattato davanti alla montagna di Eddor. Ma qua c'è tonno e pan grattato, Signore degli Anelli ed Eddor sullo sfondo. Beh, che sogno. Sto pan grattato della minchia. Pangra come Eddor. Non muore dormire qua. Dai, solo.
Idolo. Da idolo a Saedolo è un attimo. Stamattina sveglia all'alba, ci aspettano tanti chilometri e sarà una giornata piena di emozioni. Oggi siamo qua al lago Tekapo, uno dei laghi più belli della Nuova Zelanda, soprattutto in primavera perché si creano tutte queste piante di non so che cosa sinceramente, poi con la vista in fondo alle montagne è una figata. La regione centrale dei laghi è composta da due grandi specchi d'acqua, il Tekapo e il Pukaki, entrambi caratterizzati dal colore cristallino delle loro acque. Questo deriva dalla farina glaciale, minuscole particelle di roccia portate dai ghiacciai, che riflettono la luce e rendono l'acqua color turchese latteo. Sembra finto, ma è totalmente reale. Quello in fondo è il Mount Cook, il monte più alto della Nuova Zelanda, mentre questo è il lago Pukaki. Che posti, che posti! Ci fermeremo volentieri qua a goderci il lago per ore, ma è tempo di ripartire. Ci aspetta il Mount Cook, lungo una strada scenica che costeggia il lago per chilometri. Siamo arrivati al Looker Trail Track, ai piedi del Monte Cook. Abbiamo alte aspettative. Dopo diverse soste per goderci il panorama, arriviamo alla fine del percorso. Una laguna glaciale incastonata tra le montagne, uno spettacolo incredibile. Giornata stancante. 13 ore che siamo svegli. Ah, e non è ancora finita perché adesso c'è il tramonto. Ci accampiamo su una collinetta che troviamo lungo la strada. Quale miglior modo di finire una giornata così se non con una birretta, tramonto e sta lago. Oggi dalla regione dei laghi ci spostiamo verso sud e stiamo percorrendo la South Scenic Route. Vamos! Lungo la strada ci fermiamo a vedere qualche highlight, come le cascate di Purakauni, spero di averlo detto bene, o Monkey Beach, che in realtà di monkey non se ne vedono. In compenso però questa zona è ricca di prati pieni di pecore. Si conclude così un'altra intensa giornata. Siamo arrivati nella zona del Midford Sound. Domani andiamo a fare una bella crociera su questo fiordo molto stile Norvegia, Canada, quindi sarà molto interessante. Buonanotte. Sì. Allora, qua tocca fare una premessa importante.
perché già la strada per arrivare da Te Anau a Milford Sound è qualcosa di illegale. Dell'ora 50 che ci dice il navigatore, noi ce ne abbiamo messe circa 5 tra le varie pause. Quindi vi consiglio di partire la mattina presto, soprattutto se volete fare il K-Summit Trek, un trekking di 3 ore che è parte di un altro trekking che in realtà dura 3 giorni, molto molto bello. Scarpinata impegnativa, ma una volta in cima non si può fare altro che ammirare la magnificenza della natura. Comunque la cosa più bella di questo trekking è che ovunque ti giri, ti guardi, c'è qualcosa di bellissimo da vedere, fotografare, documentare. Cioè, 360 così, 8000 picchi, bellissimo. Ultimi momenti ad ammirare questa vista e ci incamminiamo, che la giornata è ancora lunga. Dopo un tratto di strada in mezzo alla foresta, con le vette innevate che si intravedono tra la vegetazione, si attraversano gallerie e si aprono viste spettacolari sulle montagne. Oh, siamo arrivati a Milford Sound, che giornata pazzesca. E adesso faremo quindi la crociera famosa sul fiordo. Milford Sound è un fiordo lungo circa 15 km, formatosi oltre 20.000 anni fa. I ghiacciai hanno scavato una valle profonda che, con lo scioglimento dei ghiacci, è stata poi invasa dal mare, creando questo stretto braccio d'oceano circondato da pareti rocciose, alte fino a 1200 metri. L'area riceve circa 6.000 mm di pioggia all'anno, uno dei valori più alti al mondo. Oggi siamo quindi super fortunati a trovarlo così. Nel suo ecosistema si possono trovare addirittura foche e pinguini. Per la sua geologia unica, le dimensioni imponenti e l'ecosistema straordinariamente intatto, Milford Sound è spesso definito l'ottava meraviglia naturale del mondo. Posto abbastanza unico. Comunque riprendiamo il viaggio in direzione Queenstown. Per raggiungere Queenstown il viaggio è molto lungo. Alla fine raggiungiamo un campeggio libero la sera tardi, appena fuori città. La mattina dopo partiamo all'esplorazione di Queenstown. Questa è una di quelle città che ti colpiscono appena arrivi, circondata dalle vette delle montagne e affacciata sulle acque limpide del lago Wakatipu. L'atmosfera è molto giovanile, internazionale e viva a qualsiasi ora del giorno. È considerata la capitale dell'avventura in Nuova Zelanda ed è facile capirne il perché. Qui puoi passare dalla calma di una passeggiata vista al lago all'adrenalina del parapendio nel giro di pochi minuti. Tra un'escursione e l'altra ti ritrovi in piccoli caffè, pub, ristoranti, street food e passeggiate in mezzo al parco. Queenstown è il luogo dove l'avventura incontra la bellezza pura della natura. Ma questa città non è solo sport estremi, è anche il punto di partenza perfetto per visitare alcuni luoghi tra foreste, passi alpini e panorami che sembrano usciti da un film.
arriviamo in questo luogo che non poteva avere nome migliore. E che fai, una biretta in paradiso, non te la fai? Mica se te la fai! Te la fai. Questo luogo si trova nella zona di Glenorchy, un piccolo villaggio all'estremità nord del lago Wakatipu, a circa mezz'ora da Queenstown. Mi sembra di entrare in un altro mondo. Anche perché siamo a Isengard, un'altra delle location più belle del Signore degli Anelli. E veramente percorrerla così è qualcosa di illegale. Wow. Oh, sembrava una missione impossibile, ma alla fine siamo arrivati. Camping nella valle di Isengard. Ma che spettacolo! Siamo tre camper, perché vabbè, per la strada la distanza è abbastanza difficile da raggiungere questo posto. Ci sono anche i bagni. Non so come in questo posto ci sono anche i bagni. Niente, più di così che dire. Bellissimo. Oggi ci mettiamo in marcia direzione Wanaka. Dopo qualche chilometro riscontriamo però un segno di cedimento da parte di Vanessa. Il primo in quasi 3 settimane. È staccato un pezzettino di plastica da Vanessa. Eccolo lì. Ma in men che non si dica, i nostri MacGyver si mettono all'opera per sistemarla. Problema sistemato, back on the road. Cosa stai facendo? Non sta a morire tipo Boromir. Abbiamo trovato la foresta dove hanno ucciso Boromir. E noi abbiamo il Boromir di Roma. Perché hanno messo la panna nella cacio e pepe, ecco perché sta morendo. No! Pomeriggio arriviamo al lago Awea, poco a nord di Wanaka, dove decidiamo di farci un bel trekking. Oggi si fa la conquista dell'Isthmus Peak. La vista, dagli spoiler che mi sono fatto, dovrebbe essere magnifica. Vamos! Purtroppo oggi siamo solo in 3 perché il nostro patacca si è infortunato alla caviglia. Siamo quasi, l'ultimo sforzo. Panino più che meritato. Per ultimo un branco di cervi compare davanti a noi. Non poteva finire meglio di così. Beh, forse. Appena arrivati e mamma Patacca ci fa trovare l'aperitivo. Con tanto di rossini, maionese e birra. Da sposare, ragazzi, da sposare. Andavate. Per chi non lo sapesse, la Rossini è la pizza tipica di Pesaro, con maionese e uovo. So che può sembrare un azzardo, ma dopo un po' che ci fai l'abitudine, non è male. Momento di assaggiare la... come si chiama? La Fungossini. La Fungossini. Quindi a base di fungo, maionese e uovo. E aglio. E aglio, perché... Minchia, si sente l'aglio. Minchia. Questo è anche un po' di piccante, mi hai detto. Ok? Buono. Un po' pesante, un aperitivo post trekking, ma buono.
pomeriggio lo passiamo così, nel chill, birrette e vista lago. Ormai siamo quasi alla fine di questo viaggio, eppure continuiamo a meravigliarci ogni giorno. Svegliarci con queste viste, una tazza di tè accompagnati dal canto degli uccellini e dai suoni della natura. Guidare su strade immense che sembrano infinite, con montagne e laghi sempre all'orizzonte. E poi scoprire luoghi magnifici, quasi a caso, come queste Clay Cliffs, formazioni argillose scolpite per migliaia di anni da vento, pioggia e terremoti, che hanno creato guglie affilate e canyon strettissimi, una vera e propria cattedrale naturale. In fondo un viaggio in Nuova Zelanda è proprio questo, una meraviglia continua. E dopo Morgan. E dopo la contea. Hobbytown. E dopo Ron. Adesso c'è? No, non c'è Ron. Dove c'è Ron? Eldoras. Edward. E dopo Isengard. Adesso siamo a Eleanor. non mi ricordo come si chiama, che mi fa ridere. Siamo nei campi del Pelennor. Grande Eleanor. E così arriviamo all'ultima location del Signore degli Anelli, ma anche di questo viaggio. Allora, l'ultima sera lo chef di Roma ha deciso di viziarci con una carbonara. Qua le aspettative sono alte, Una grande. Io farei subito un taste test. Che dico, facciamo? Facciamo insieme. Com'era il fischio? È la Madonna. È la Madonna. È buona. Questa è buona forte. Questo mi sa che ci sa fare. Questo Mi sa che è del mestiere lui. Bravo. E che vuoi di più dalla vita? Carbonara e cielo stellato. Ahimè, come tutte le belle storie, anche questa giunge al termine. La strada verso Christchurch ci regala un'ultima vista su queste bellissime montagne che ci hanno accompagnato per gran parte di questo viaggio. È stata una figata. Non mi aspettavo tanto bello. Vabbè, volevo solamente ringraziare i miei compagni di viaggio. Non era molto facile, secondo me, infatti quando Riccardo mi ha chiamato e mi ha detto verranno 2 persone e non vi conoscete assolutamente l'un con l'altro, io un po' ho tremato, dico la verità. Non era facile fare un viaggio del genere con persone che non si conoscevano l'un con l'altro, ma invece siamo stati secondo me molto bravi. Li voglio ringraziare perché è stato veramente un viaggio che non dimenticherò. El viaje ha sido genial, una gran aventura. Definitivamente lo recomiendo a quien sea que quiera aprender italiano. Tutto perfetto. È tutto gas. Aperitivi azienda sempre alla grande, guida. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine, è tempo di salutare Vanessa. Più di 5200 km, l'abbiamo veramente portata al massimo delle sue capacità. A parte ciò, questo viaggio è stato veramente una figata atomica. Abbiamo esplorato un paese che io sognavo da vedere da anni e farlo così secondo me è una soluzione veramente unica, perché ti permette di fare quello che vuoi, gestirti il tempo come meglio preferisci. E finalmente sono riuscito a colmare il mio lato nerd di vedere alcune delle location del Signore degli Anelli, non tutte perché sono tantissime, però sicuramente quando riguarderò i film mi verranno in mente tutti i ricordi di questo viaggio e sarà ancora più bello. Questo video finisce qua, ci vediamo al prossimo che sarà non si sa bene dove come al solito, quindi grazie per averlo visto e ciao ciao!